ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, infinitamente grazie. Siamo nella settimana di partenza. Allora, Roberto mi ha pregata di dirvi che questa settimana riceverete via email le istruzioni dettagliate su come accedere alle masterclass Il viaggio dell'eroe a mezzo dell'estasi sciamanica. E intanto vi ricordo che il primo appuntamento è domenica 25 gennaio dalle ore 17 e siamo pronti per rivoluzionare il nostro mondo. È bellissimo, è veramente straordinario, non lo so, è commovente, è straordinario, è stupendo, non vedo l'ora di vederci tutte. E quindi grazie per aver scelto la gioia, la libertà e l'amore. Allora, ragazze mie e ragazzi, vediamo come sarà questa settimana dal 19 gennaio al 25 gennaio. E oggi facciamo sempre come di consueto due varianti. Mettiamo questa variante qui e quest'altra. Le potete sentire anche entrambe sotto all'info box, trovate la timeline di ogni variante. E andiamo a fare sia la croce celtica, poi andiamo ad approfondire l'amore in questa settimana. Vi ricordo di guardare il vostro segno zodiacale oroscopo 2026 con tutte le case astrologiche per praticare anche i rituali che è uscito da ogni segno, e poi stiamo preparando anche i segni zodiacali di febbraio con i rituali connessi. Allora, scegliete ragazze mie o il primo o il secondo o tutti e due. E partiamo con il primo. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza e prosperità, dal 19 al 25 gennaio. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Aprirò tutta la croce celtica, subito. Allora, energia con la quale entriamo nella settimana: paggio di bastoni, ostacolo da superare, sfida, il giudizio, subconscio, il diavolone, il diavolone. Settimana passata, il passato, ti sei messa su un grande trono, imperatrice. Il potenziale di questa settimana, il Papa, picchiolina, che bello. Allora, futuro immediato, l'imperatore, cioè, allora, un cocktail di arcani maggiori di una potenza inaudita. Imperatrice, imperatore, ok. Qual è il tuo approccio? Regina di bastoni, ragazze, ma a me mi piace da morire. Regina di bastoni, ma state guardando che stesa è questa, no? Cioè, avete capito che roba è qua? Cioè, influenze esterne. Il mondo, vabbè, allora il 2026 parte da oggi, da questa settimana, 2020, tutti questi arcani maggiori di una potenza inaudita e invece ci sono figure di fuoco qua, Allora, speranze o paure? Il 4 di coppe, vabbè, sì, anche. Vabbè, io mi sto facendo i ragionamenti nella testa, adesso ti dico tutto, Vediamo il risultato finale potenziale in questa settimana. No, vabbè, c'è gli amanti. Allora, io non uscivo una stesa con tanti arcani maggiori da un po', perché sì, il mondo esterno sta chiudendo fasi e aprendone di nuove. È una stesa potentissima, ragazzi miei ragazzi. Andiamo per gradi. Allora, questo è proprio un vero e proprio passaggio di stato, Tu entri in questi giorni con una voglia nuova. Qua vedo un fremito dentro. È come se qualcosa ti stesse chiamando. Paggio di bastoni, no? Un'idea, una persona, un'intuizione, un desiderio che non puoi più ignorare. Cioè, non sai esattamente dove ti porterà sta cosa, però senti che vuoi muoverti, vuoi provare, vuoi dire: e se faccio questa cosa?
c'è curiosità, c'è slancio, una scintilla che si riaccende. Anche dopo un periodo magari più pesante, qui è come se tornasse proprio la voglia di vita. Il vero ostacolo non è fuori, ragazze e miei ragazzi, è interno, è rispondere a questa chiamata qua. Il giudizio parla di risveglio, però anche di paura di cambiare pelle, no? Cioè questa settimana ti mette davanti una verità. Qual è questa verità? Non puoi più fare finta di niente. Cioè c'è qualcosa che chiede una decisione netta. C'è qualcosa che ti chiede o un sì o un no. E dove sta il blocco? È proprio questo, cioè accettare chi stai diventando. Qua c'è un attaccamento forte col diavolo, che può essere o un legame, o una dinamica, o una dipendenza emotiva o mentale, che ti ha tenuta legata, no? Più del dovuto, insomma. Non lo so, può essere una persona, un ruolo, una paura, un bisogno di controllo. Il diavolo in questo caso è la verità scomoda, no? Che invece adesso chiede di essere vista e questa settimana viene palesemente vista. Cioè, se è un attaccamento, una paura, qualche cosa di questa natura qui. Però tu qua vieni da un tempo recente passato in cui hai dato tanto, hai dato amore, hai dato cura, hai dato energia, hai dato presenza, hai nutrito, hai sostenuto. Questa carta dice chiaramente non sei stata ferma, sei stata generativa o generativo, cioè qua hai creato nel passato. Ma adesso non puoi più restare soltanto nel dare, no? Con l'imperatrice. Adesso è tempo di ricevere. E qua entra una frequenza altissima. Il Papa parla di scelta consapevole, di allineamento, di fare le cose nel modo giusto per te. Quindi questa settimana può portare una comprensione profonda di che cosa ha veramente senso per te. Questo è il potenziale del mettere ordine, di fare pace con i tuoi valori, di scegliere qualcosa che regge nel tempo, non solo nell'emozione del momento, no? E questa è una carta chiarissima, si prende posizione con l'imperatore. Qualcuno, tu o l'altra persona, chiunque l'altro sia, esce allo scoperto con un'energia decisa. Confini, struttura, direzione, non si naviga più a vista, per così dire, no? Questa settimana chiede maturità, chiede responsabilità, chiede presenza. E ti dico anche, può arrivare anche una figura molto forte, molto chiara, molto maschile, nel senso archetipico. Qual è il tuo, come stai e come stai tu? Una bomba stai tu con la regina dei bastoni, anche se sei uomo, eh? Splendida, carismatica, centrata. La regina di bastoni dice io so chi sono. Tu non insegui, non mendichi, non riduci. Tu vedo che agirai con passione, ma anche con molta dignità. Questo è il tuo fuoco sacro, non è l'impulsività. E questo perché agisci in questi termini? Perché fuori ci sono chiusure enormi, un ciclo si completa, qualcosa che finalmente finisce davvero, può essere una situazione che finalmente finisce davvero, o un'idea su di te, che è una vecchia idea di te che finalmente finisce davvero, o una relazione. Cioè il mondo dice hai fatto tutto il giro, ora puoi andare oltre. E questo apre spazio al nuovo. Una parte di te però ha paura di rimanere un po' delusa con questo 4 di coppe. C'hai magari in questi giorni una sensazione di non riconoscere magari qual è l'occasione giusta per te o di chiuderti per proteggerti, ma non tanto chiuderti perché con la regina dei bastoni qua tu stai proprio forte. Questa carta ti chiede un'attenzione in particolare. Non addormentarti proprio ora. Perché con questa carta qui la vita sta bussando, ti dice guarda quello che succede, guarda, guarda. Mm? E con questi amanti parlano di scelta del cuore. Non solo di amore romantico, no? Sappiamo gli amanti è una scelta, le scelte fatte dal cuore. Qua io vedo che ci sarà una scelta vera, una scelta che fai tu che viene incarnata. Può essere una relazione che prende forma, o una decisione importante, oppure un riallineamento profondo con te stessa o con te stesso. Cioè questa settimana ti porta davanti una domanda semplice e quasi spietata. Sto scegliendo per paura o scelgo per amore? E la risposta la senti già. Tu devi scegliere per amore. Adesso facciamo i vari ambiti. Questa è una settimana in cui si chiude un ciclo importantissimo
E qua inizia il 2026, perché c'è la chiusura del mondo, del vecchio anno qua, oggi inizia il 2026. I primi giorni del 2025 ci siamo riassestati, no? Ma in questa settimana inizia il mago, anche se non è uscito, ma l'anno 1 inizia questa settimana. Si chiude un ciclo importante, si guarda in faccia un attaccamento, si risponde a una chiamata dell'anima proprio, e si prende una posizione, si sceglie con il cuore e non per abitudine o per paura, si sceglie con il cuore. È una settimana vera questa, vera, 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 e tu sei pronta o pronto. I vari ambiti, partiamo dal lavoro denaro, qua si muove una cosa serissima, te lo dico. Non chiacchiere qua. Nel lavoro e nel denaro questa settimana parla di strutturare, mettere ordine, fare una scelta più adulta rispetto al lavoro o al denaro. Molte di voi ricevono una proposta o si chiariscono un ruolo, si prende una decisione importante su una collaborazione. O qualcuno di voi dice finalmente questo, no? Basta improvvisare, adesso faccio sul serio. Allora ti dico, se hai seminato bene, qua vedo che l'hai fatto, qualcuno ti prende veramente sul serio. Se invece sei stata o sei stato in una situazione ambigua, qua l'universo ti dice questo: scegli da che parte stare. Ti dico chiaramente che qua qualcuno ti osserva più di quanto pensi. Qualcuno valuta se investire su di te oppure no. Tu devi solo smettere di sminuirti. Hai capito? Smettere di sminuirti. Tanto c'hai già la regina di bastoni qua. Ma pure nelle relazioni, qua la settimana è calda, relazioni d'amore ma anche legami importanti, che può essere familiari, amicali. C'è una scelta da fare qua, o si passa a un livello più maturo oppure si chiude davvero. Basta giochi, basta mezze verità, basta ambiguità, cioè qualcuno qua torna con intenzioni più chiare oppure viene messo di fronte alle sue responsabilità. Oppure sparisce qualcuno, ma perché non può più reggere il confronto con te. Io qua vedo che c'è un'attrazione fortissima con qualcuno, c'è una persona che ti vuole tantissimo, però ha paura di perdere il controllo. E tu non sei più disposta o disposto ad accontentarti di briciole. Cioè qui o si sceglie con il cuore o si perde il posto. Guardate quanti arcani maggiori ci sono. Ciò significa che proprio c'è un intervento fortissimo di cambio di sistema. Anche nella famiglia e negli amici si rimettono i confini qua, eh? Cioè tu non sei più quella che regge tutti, che salva tutti, che comprende tutti a costo di se stessa o di se stesso. Quindi questa settimana tu, secondo me, alcuni di voi diranno dei no senza sensi di colpa. Prenderete alcuni di voi le distanze da chi ti drena energia, oppure ristabilisci proprio un equilibrio più sano. Ti dico chiaramente che qualcuno in famiglia o tra gli amici non è abituato a vederti così centrata o centrato. E questo crea un po' di scosse, però è una scossa necessaria, capito? Per quanto riguarda la salute, l'energia, il corpo, no? Il corpo... Allora, mi dice il tuo corpo ti dirà di recuperare certa energia in questi giorni, di dormire meglio, perché ti sentirai più centrata. Quindi se ascolti il tuo corpo, recuperi energia, dormi meglio e sarai più centrata o centrato. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, che trovate qua sotto all'info box, sapete quanto vi sta dando risultati abnormi quella pratica, e quindi fate le pratiche e voi dormirete meglio, vi sentirete più centrati, lo sapete già. Però se non ascolti il corpo ci possono essere delle tensioni qua, della stanchezza o del nervosismo, quindi qua il messaggio è chiaro: meno controllo, più verità emotiva. Cioè qua c'è tanto fuoco che va fatto danzare, no? Va fatto danzare, non trattenuto. Fatevi la danza del piacere in questi giorni, la trovate sempre sul canale. E l'anima, cosa ti sta chiedendo l'anima in questa settimana? Una cosa semplice e potentissima. Ti sta chiedendo: sceglimi, sceglimi, sceglimi. L'anima ti sta dicendo: sceglimi, cioè scegli ciò che è allineato,
Scegli ciò che ti fa sentire viva o vivo. Scegli ciò che non ti costringe a spegnerti. Perché? Perché hai finito un ciclo importante e adesso puoi fare qualcosa di completamente diverso già a partire da questa settimana. Non si può tornare più indietro qua. Questa settimana è una porta e sei tu che hai le chiavi. Io lo sento già che tu lo farai questa cosa, capito? Mettiamoci delle specifiche qua. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, voglio vedere sul giudizio, la chiamata a cui rispondere sul giudizio è Re di Spade. Guarda quanto è difficile prendere una decisione chiara. Allora, sul Papa, 4 di denari. Adesso le metto tutte e poi ti dico, Qual è questo attaccamento del diavolo? Ah, l'amore. O comunque il risveglio delle abilità psichiche. La mente ha paura che tu risvegli le abilità psichiche che hanno a che fare con gli attaccamenti. Meno attaccamenti ci sono, più abilità psichiche si risvegliano. Ok, ma adesso facciamo un sunto. Sull'imperatore, quindi cosa arriva con l'imperatore? Ah, 9 di denari, qua è importantissimo sul lavoro quello che arriva, ma non solo sul lavoro, anche sul tuo benessere, proprio benessere. Sul mondo, dall'esterno, la ruota e la fortuna, guarda qua, cambi velocissimi ci saranno. Sugli amanti, ne mettiamo 3 sugli amanti, 4 di spade, 10 di coppe, il mago. Lo avevo nominato. Ho detto non è uscito il mago, ma in questa settimana inizia l'anno 1, il 2026 del mago. Eccolo qua. Allora, qua qualcuno parlerà chiaro in questa settimana. Qualcuno decide di parlare chiaro. Oppure tu decidi di non accettare più risposte vaghe, no? Il Re di Spade e il giudizio. Cioè, qua basta drammi emotivi, qui si mette tutto sul tavolo, Questa è la resa dei conti, ma pulita però, non isterica. Qua ci saranno parole che liberano, anche se all'inizio fanno tremare, però poi liberano. Abbiamo un attaccamento forte, un attaccamento emotivo profondo qua. Qua c'è un legame che non è solo fisico. Questa può essere un'ossessione, però non è un'ossessione fino a se stessa, c'è un sentimento reale, te lo dico chiaro. Qualcuno è legato a te molto più di quanto ammetta, però ha paura di lasciarsi andare. E allora si controlla, si trattiene, si incastra, no? Questa è la carta, ti voglio ma ho paura. E l'asso di coppe dice, il cuore è coinvolto e come oltre a questa passione. Poi qua ci sarà qualcuno che vorrebbe fare la cosa giusta, vorrebbe seguire una regola, ma ha paura di perdere il controllo, 4 di denari. Qualcuno qua si trattiene, non molla una posizione, tiene tutto stretto, emozioni comprese. È come dire, so cosa dovrei fare, ma ho paura di cambiare assetto. Qui si parla di valori, di morale, di paura di perdere sicurezza. Questa è un'assesa che riguarda te, che stai guardando adesso. Quindi quando dico qualcuno, può essere una persona con la quale avrai a che fare o tu. Qua mi leggono tutto, capito? E poi boom con l'imperatore qua e col 9 di denari. Questa è una persona o tu stessa o tu stesso che riprende potere. Credo che sia tu perché col 9 di denari è il consultante, no? Quindi ti prendi potere. Però in modo sano. Questa c'è autonomia, dignità, sicurezza personale. Qua qualcuno ti guarda e dice questa persona dall'altra parte, no? C'è qualcuno che ti guarda e dice questa persona non ha più bisogno di me, cioè riferito a te perché ti vede autonoma, splendida. E questo destabilizza quest'altra persona. Perché? Perché tu stai bene anche da sola o da solo. Qui il controllo non è più sull'altro, è su di sé. Tu hai il controllo su di te. E qua passiamo a livello karmico più sottile, il mondo con la ruota. Qua un ciclo si chiude definitivamente e se ne apre un altro. Questa non è una settimana qualunque, ragazze, lo ripeto, lo ribadisco, una settimana della svolta, inizia l'anno 1 oggi. Qua ci sono incontri, eventi, messaggi, coincidenze, nulla è casuale, lo sappiamo bene. Ciò che arriva in questi giorni era già scritto, destino, mondo, doveva arrivare in questi giorni, ciò che era fermo si sblocca in questi giorni. Cioè questa è la settimana del non può andare diversamente, cioè così come te lo sto leggendo. E questo qua poi è potentissimo perché qua
Allora, 4 di spade, c'è una pausa, uno stop, un silenzio, una riflessione, poi una chiarezza emotiva e scelta consapevole. Qua si riparte in modo nuovo, con più coscienza, cioè qua io vedo che, come pettegolezzo sacro, o nasce qualcosa di nuovo o una relazione rinasce su basi completamente diverse. Qua non ci sono giochi, niente più ambiguità, ok? In qualsiasi ambito, cioè ti sto leggendo tutto quello che mi sta dicendo la stesa, no? Ricapitolando, questa settimana succede questo, te lo dico semplice semplice. Si dicono verità che erano rimaste sospese. Si rompono attaccamenti tossici, però non si rompono i sentimenti veri, capito? Qualcuno smette di trattenere per paura, qualcuno smette di aspettare. Tu recuperi potere personale, recuperi lucidità e dignità e proprio quando smetti di forzare la verità gira tutto a tuo favore, compresa la ruota. In amore, ma l'amore lo approfondiamo tra un po', o si sceglie davvero o si lascia andare con la pace. Nel profondo nasce un nuovo modo di stare nelle relazioni, più adulto, più vero. Cioè, questa è una settimana che rimette ordine. Non perché tutto sia facile, ma perché finalmente sia tutto più autentico. E tu lo sai che quando la cosa è autentica l'anima respira. Ok? Acci picchiolina, che settimanona qua. Vediamo cosa ti dice questo in questo oracolo. Tu stai riprendendo? Sì. Sentiero del cuore, che ti ho detto qua? Non vale la pena seguire un cammino senza passione. Questa strada ti porterà solo all'incertezza e alla frustrazione. Segui il tuo cuore, non puoi sbagliare. L'ultima carta, risultato potenziale della settimana. Allora, quanto è difficile scegliere con il cuore? Quando si mette la mente razionale in mezzo. Tutte le scelte, se fatte con passione, ma tu ce l'hai già questo approccio, parliamoci chiaro, però magari qua c'è la decisione da prendere, no? Qua io vedo che tutta questa settimana tu farai le scelte guidate dalla passione, dall'istinto, dal cuore. E vi consiglio che in questa settimana, ragazze e miei ragazzi, di riguardarvi il podcast sulla mente, per chi sta facendo la pratica di 21 giorni, ma anche chi non la sta facendo. E il secondo rituale che abbiamo fatto dell'estasi sciamanica sulla playlist yoga sciamanico, il secondo, risveglia il tuo potere occulto, perché c'è la cosa del bambino interiore, la meditazione del bambino interiore. Siccome la passione, il secondo chakra, viene da lì, se il bambino interiore è ostruito da pensieri autosabotanti, da limiti imposti dall'adulto che sei diventata, sta Kundalini non ci sale, quello è il senso, capito? Quindi questi due podcast fondamentali per chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, ma anche per chi non la sta facendo, per andare incontro a questa manifestazione del mago. È una settimana importantissima, te lo sto dicendo e te lo ridico anche nell'altra variante. È una settimana importantissima questa, ok? Fammi vedere ancora con le carte, dove stanno quelle blu? Le carte blu, se le vedo le metto, se le vedo. Francesco, dove le hai messe le carte blu? Boh, non so. Carte blu, carte blu, carte blu. Dove stanno le carte blu? Non le sto vedendo. Ah, eccole, eccole. Eccole, appunto. Ce l'avevi davanti, Francesco. Allora. Che ti ho detto? Buone notizie. Una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Sono le notizie che ti ho detto dal mondo esterno, eh? Veloce, veloce, veloce. Usa solo la tua saggezza. Ascolta la voce interiore, lei sa cosa fare. Guarda, vedi, sentire il cuore, gli amanti, la scelta. Ok. Bellissimo, che ti ho detto, questa è la settimana della costruzione, idee e progetti, la creatività, e ce l'hai già, che ti ho detto col bambino interiore. Rifatevi quella pratica, ragazzi miei ragazzi. La creatività è la chiave del tuo successo, falla splendere, ma già tu splenderai con quella creatività. Per ottimizzare questo sentiero di questa settimana,
rituale occulto, cioè risveglia il tuo potere occulto, va bene? Nella playlist yoga sciamanico. È una bomba, dai, bellissimo. Ragazzi e miei ragazzi, adesso andiamo a vedere cosa succede nell'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade in questa settimana nell'amore, sia che tu abbia già una persona o che non ci sia nessuno. Mettiamo prima di tutto una carta guida. Cosa accade nell'amore per te in questi giorni dal 19 al 25 gennaio? Eh. L'avevamo già nella stesa precedente. L'imperatrice mi parla di crescita, di sviluppo, di abbondanza, ma soprattutto, ragazze mie e ragazzi, mi parla di una cosa fondamentale. Stai su un bel trono, eccolo qua. Ti vedo ammirata, ammirato. Sarà che iniziamo le masterclass questi giorni pure. Ti vedo piena di potere erotico, è piena di estasi, piena di potere erotico, attrattiva, magnetica, magnetico. Ti vedo così, vedo successo. L'imperatrice mi parla di successo e il giudizio, il riconoscimento del tuo valore appieno, anche nella materia c'è qua. Vediamo che succede, vediamo. Allora, facciamoci la stessa croce, ma non celtica, l'altro tipo di croce. Allora, vediamo. T'ho detto che questa è la settimana in cui inizia il 2026, Cosa accade nell'amore per te? Taglio. Cavaliere di bastoni, imperatore. Guarda, questo sta come un pazzo, imperatore e imperatrice. Abbiamo un taglio pazzesco che mi sta dicendo dell'arrivo. Mi sta parlando dell'arrivo di qualcuno con molto impeto, molta passione, ma anche molta struttura. Una persona di successo, una persona di valore, una persona di un certo spessore qua. Lo vedevamo anche nella stessa precedente, e ti ho detto anche che c'è qualcuno che ha un impeto fortissimo. E c'è imperatore e imperatrice che mi parla di una coppia di potere qui, cioè perfettamente allineata, con grande impeto, cioè c'è questo impeto qua. Vediamo cosa ci racconta la stesa. Questo è il clima generale, no? Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il cavaliere di bastoni, la spada, l'asso di spade, il sole, 3 di spade. Allora, qua c'è una chiusura, o c'è stata una chiusura per un certo tipo di egoismo di qualcuno, non lo so. O la chiusura di un benessere. Qua veniamo, o viene l'altra persona, da una situazione difficile, ma qua rimonta a bomba. Qua c'è il sole, asso di spade e cavaliere di bastoni. Uno che è una persona che non ti resiste, parla chiaro, c'è una dichiarazione, tanta energia erotica, tanta energia passionale, tanto impeto. Ragazze mie, ragazzi, che vi devo dire? Vediamo un po'. Energia attuale. Energia attuale. 5 denari, tu non lo sai proprio questo. O è l'altra persona che non può stare senza di te, cioè proprio si sente carente, però il punto qual è col 5 denari al centro stesa? Che il lavoro che hai fatto su di te ti ha portato a sentire un potere erotico, magnetismo, straripante. Magari adesso che stai guardando la stesa non lo sai quello che ti sto dicendo, appunto. Il 5 denari mi parla di carenza, di sentirsi messi da parte, di sentirsi esclusi, no? C'è questo clima qui generale al centro stesa per quanto riguarda gli affetti, l'amore, no? Che può essere o tuo o di un'altra persona se già la conosci. Vediamo al positivo cosa arriva. E infatti abbiamo delle dichiarazioni d'amore, dei messaggi d'amore, c'è un paggio di coppe. Il paggio di coppe al tuo positivo mi parla di qualcuno che ha dei messaggi amorevoli nei tuoi confronti, arriva, ti parla o ti manda dei messaggi. È delicato il paggio di coppe, magari non è ancora l'invito, no? È un invito timido, è qualcosa che si apre il cuore in modo timido, c'è anche una certa vulnerabilità emotiva qui ed è al tuo positivo.
Vediamo il blocco, qual è? L'appeso. Ci sono state situazioni che hanno bloccato il fluire dell'amore per te. Situazioni che magari riguardano altro dall'amore, no? L'appeso mi parla di situazioni altro dall'amore che possono essere circostanze familiari o circostanze personali o circostanze di salute psicofisica. Mi parlano di blocco dell'amore su questo e anche da parte tua dell'incapacità, fino a questo momento però vedo che lo fai, di guardare le relazioni da un'altra prospettiva. Ok, che è successo qua? 3 di coppe, 9 di denari. Io qua vedo che ci sono stati degli incontri che forse però non hanno avuto l'effetto desiderato. Vedo 3 di coppe, 9 di denari, degli incontri che ti hanno lasciato forse un po' l'amaro in bocca perché non erano alla tua altezza. Qua vedo degli incontri, delle circostanze di o hai conosciuto persone o c'è stata una riconciliazione con qualcuno, però poi adesso c'è di nuovo una sensazione di sentirsi un po' persi o distaccati, no? Possono essere anche circostanze lavorative o di raggiungimento di obiettivi personali che possono bruciare un po' in questo senso. Ma vediamo, a noi ci interessa qua adesso, no? Cosa succede nei prossimi giorni? Infatti 8 di spade. 6 di spade, ho capito che è successo qua. E il 6 denari, ritorna un equilibrio da situazioni di incapacità a muoversi, c'è qualcuno che si sposta verso di te, c'è qualcuno che viene verso di te. Dal 5 denari passiamo al 6 di denari, c'è il giusto dare e il giusto avere, non c'è sbilanciamento nel rapporto. Allora, iniziamo. C'è un'apertura emotiva nei tuoi confronti da parte di qualcuno. Vedo una certa incapacità a muoversi o dei blocchi mentali o tuoi da parte di questa persona che però poi si sbloccano, se di spade si esce fuori dalle dinamiche mentali che possono ostruire il movimento, no? Quindi 6 di spade, qualcuno che viene verso di te. E dove va? Va verso questo equilibrio. Il 6 denari è qualcuno che ti dà una mano, qualcuno che chiede aiuto, qualcuno che laddove si ristabilisce un certo equilibrio tra il dare e l'avere, laddove non c'era, laddove magari tu hai visto poca proporzione, no? Una mancanza di equilibrio nelle relazioni, viene ristabilito un equilibrio perché una persona si apre a livello emotivo, fa vedere il suo interesse nei tuoi confronti. Questa stesa mi sta dicendo che tu hai uno standard, un livello di relazione molto alto e deve essere così. Se già conosci una persona, questa persona si muove verso di te, si ristabilisce un certo equilibrio quotidiano, si inizia a venirsi incontro. Il 6 denari non è ancora il 10 denari, no? È un equilibrio, si inizia, è un 6-6, si stabiliscono delle cose, si rimette un equilibrio laddove era sbilanciato il dare e l'avere. Magari tu davi di più, l'altro dava di meno, non si apriva emotivamente, abbiamo visto che c'era un imperatore prima, ok, se già conosci una persona garantendo un equilibrio nel pratico, nel quotidiano, a livello fattivo, ti fa vedere quello che dimostra. Dimostra cosa? Dimostra apertura emotiva, ciò significa che magari prima non lo dimostrava, va bene? Perché c'erano questi blocchi, ok. Se sei singolo invece qua io vedo che tu hai comunque uno standard molto alto, e va bene così, imperatrice, e abbiamo visto nel taglio che quello standard tu lo stai incarnando perfettamente. E qua vedo l'arrivo di una persona che nei tuoi confronti inizialmente ha questa, è timida, no? Testa il terreno, ma poi a livello pratico succede qualcosa col 6 denari che dice ma forse, ma effettivamente io mi sento bene e a livello pratico, ok? Vediamo cosa c'è dopo il 6 denari. Allora, se la conosci già questa persona, bisogna lavorarci un po' sul rapporto per raggiungere questo tuo standard, perché qua c'è il 10 di spade. Cosa vuol dire? Ehm, Magari alcune di voi chiudono, come ti ho detto anche nella stessa precedente, chiudono definitivamente una situazione che non raggiunge il tuo range, il tuo livello, e la chiudete con garbo, con assertività, ma con garbo, senza drammi, senza drammi. E qua ti fai corteggiare da una persona nuova, anche se all'inizio non gli dai tanto spago, no? Vedi un po' come va. Cos'altro? E poi abbiamo qua la papessa che mi dice che tu testerai l'altra persona sulla base delle tue intuizioni.
e hai un grande potere su questa persona proprio perché hai un grande potere psichico, un grande potere animico, va bene? Sia che tu la conosca già o che non la conosci. E adesso andiamo a vedere le specifiche cosa ci raccontano. 5 di denari. Cosa accade nell'amore per te? 5 di denari. Cioè, fondamentalmente in questa stessa mi parlano di situazioni, degli attaccamenti emotivi che vengono trascesi al fine di poter avere un buon equilibrio pratico. E lo vedevamo anche nell'altra stesa. Vediamo il 5 di denari. Energia attuale 5 di denari. 7 di denari, vedi? C'è una certa attesa. Stai attendendo. Si semina qualcosa, va bene? Di nuovo, si semina qualcosa di nuovo della serie, vediamo come va. Paggio di coppe, la ruota della fortuna, l'avevo vista anche nell'altra stesa, vedo un incontro significativo che tocca le corde della tua anima, va bene? Un messaggio, anche un like laddove non ti aspettavi, una cosa improvvisa, che si sblocca, la ruota della fortuna. Gli eventi sono a tuo favore. La fortuna è dalla tua parte a livello relazionale. L'appeso, 7 di coppe. C'è stata qua una situazione ci può essere inizialmente, di blocco che genera dei dubbi, anche su chi scegliere, come scegliere, ma questi dubbi vengono trascesi. 8 di spade, 7 di bastoni. Qua ci sono delle magari difficoltà, però sono difficoltà mentali, blocchi mentali da superare o tuoi da parte di questa persona. 6 di spade, 5 di coppe, si va via da situazioni che mi parlano di tristezza, di angoscia, di malinconia, ci si traghetta, ok? Ci si traghetta. Anche qualcuno che chiede scusa in merito a questo, comunque apre il suo cuore in merito a qualcosa che riguarda o la distanza o il non esserti venuto incontro, oppure una persona nuova che ti dà la possibilità di traghettarti su nuovi lidi da situazioni un po' più difficili, no? Vediamo il 6 denari. 3 di bastoni, c'è l'apertura di un nuovo cammino, dei piccoli passi nel quotidiano verso una nuova progettualità. 10 di spade. Il matto, sì, si chiude definitivamente un ciclo di attaccamenti qua e anche si riparte da zero con una persona nuova per molti di voi, per molti di voi una persona nuova. Il matto mi parla di nuove avventure, di viversi la vita così come viene, ma anche godersi quotidianamente la vita, appunto. E soprattutto, siccome prendo anche spunto dalla stessa principale che abbiamo fatto, si chiudono quelle dinamiche di coloro i quali vanno, vengono, capito? Perché si chiede struttura qua, l'avevo visto anche nel taglio, si chiede struttura. La papessa, 9 di spade, infatti tu potresti avere un po' di preoccupazioni che alla luce della tua intuizione sorvolerai. Preoccupazioni di che natura? Vediamo 9 di spade perché? 4 di spade perché magari qualcuno può fare silenzio o ci può essere pausa con qualcuno e ti scrive una persona nuova e tu non sai che cosa fare. Cosa viene dopo la papessa? 9 di bastoni e tu stai un po' sulla difensiva per testare chi hai davanti, perché il punto non è scegliere qualcuno, il punto è questo in questa stesa, vedo, siccome il tuo valore è molto alto, quello che ti dai, giustamente testi chi hai davanti, ma lo fai in modo naturale, non è che lo fai a forza o per forza, capito? Lo testi alla luce della tua intuizione, magari una persona non comunica subito, allora tu cerchi di rilassare le tue paure, le tue ombre, perché? Perché il frutto il risultato di tutta questa settimana è l'imperatrice, crescita e sviluppo. Qua mi stanno raccontando come avviene questa crescita e questo sviluppo, ok? Andiamo un attimo su questo paggio di coppe. Chi è questo paggio di coppe nei tuoi confronti? 2 di spade. Chi è? 9 di denari. Ah, ho capito. Come dicevo nell'altra stesa, chi è ancora? E la forza. Una persona che ti vede come un esempio, una persona che ti vede come un idolo, una persona che ti vede, come ti ho detto anche nella stesa precedente, se mi avvicino che succede? Perché
E va bene che tu rimanga così, non scendere dal trono. Lascia che il resto si compia da solo, non devi fare niente che stare seduta sul trono o seduto sul trono, va bene? Vediamo un po' ancora con i miei oracoli lui lei, cosa ti dirà questa persona? I miei oracoli potete trovare sotto nell'info box. Eccolo, è uscita da sola. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. E qua abbiamo, come ti dicevo prima, una persona che davanti a te si apre. Che cosa significa ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore? Migliore rispetto a cosa? Migliore rispetto a una capacità, come ci insegna il paggio di coppe, di aprirsi a livello emotivo. E qua mi fanno vedere tutto il processo che fa questa persona. Va bene? E tu la testi. La testi. Vediamo cos'altro. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. E qua verranno chiariti anche degli aspetti che ha fatto questa persona se la conosci già. Magari era una persona che poteva, non era avvezza tanto alla parte emotiva e si apre. Abbiamo visto il taglio di prima, no? Imperatore con il cavallo di bastoni. Magari una persona che tendeva a tenere sotto controllo le proprie emozioni e quindi ha tenuto sotto controllo le proprie emozioni e ha fatto qualcosa inerente a questo. Ecco perché ti prego non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo, c'è un'apertura qua improvvisa da parte di questa persona. Una scelta di fare, anche di recuperare con te o di darsi, no? Il coraggio di darsi. Cos'altro? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Dimmi se non è quello che ti ho appena detto. Ti vede tanta questa persona, o tanto, insomma, perché giustamente stai sul trono. Sono scappato per paura che mi lasciassi. E io prima ti ho detto una richiesta di scuse dovuta a un allontanamento, no? Qualcosa di questo tipo. Però qua si bloccano anche le circostanze legate a andi rivieni, perché qua si chiede radicamento, onestà. Tu puoi rimanere un po' perplessa dal rientro di questa persona o sei una persona nuova rispetto a quello che hai potuto vivere nel passato. Non devi fare niente se non rimanere sul tuo trono, vagliare l'altra persona alla luce della tua intuizione. Va bene? Ok, vediamo l'ultima carta di cosa ti dice di queste. Infatti il due denari mi parla di te che puoi avere un po' di dubbi, al tempo stesso cerchi di danzare con la vita vedendo dove va, seguendo il flusso della vita, proprio perché hai la capacità per farlo, hai il potere per farlo. Possono essere anche due persone, te l'ho detto anche prima. E infatti le cose vanno a poco secondo i tuoi tempi. Secondo i tuoi tempi. Tutti questi denari mi parlano di cose che si radicano nel tempo e soprattutto del fatto che tu non hai fretta, perché vedo che hai anche delle altre cose da fare, no? Bilanciando i due denari mi parla di ristabilire le tue priorità, dare la priorità alle cose, danzare nella vita, i tuoi interessi, le tue passioni, il tuo lavoro, le relazioni, no? E le cose vanno seguendo i tuoi tempi interni, mi dice il Cavaliere di Denari, va bene? I tuoi tempi interni. Sì. Vediamo cos'altro ti dicono questi. Anzi, prima di mettere queste, mi stavano guardando queste. Cioè non perdere più la tua autonomia, quello è il senso di questa stesa, no? Libertà, non perdere più la tua autonomia, è uscita libertà, incredibile. Spazio sano e spazio per respirare, è proprio quella la lettura che abbiamo fatto. C'è l'incontro o gli incontri, eccetera, però il punto cardine è non perdere più la tua libertà, il tuo spazio. Quindi anche con una persona si definiscono spazi sani, spazi per respirare, ok? Perché abbiamo visto anche la stessa precedente c'era un attaccamento emotivo che doveva essere trasceso, no? Cos'altro? Linguaggio dell'amore, contatto fisico. Un tocco tenero significa così tanto. È proprio il tocco tenero del paggio di coppe. Guardate come vanno poi in risonanza. Sì, è bello armonico, è armonico qua, vedo armonia qua a livello dell'amore per te, no? Con l'imperatrice che mi parla della crescita, la crescita graduale di qualcosa che si armonizza sulla base delle tue priorità adesso. Spazio libero, tocchi gentili, no?
Cos'altro? Immaginare, tagliar legna, secondo le regole, secondo le tue regole. Questa è la settimana in cui a livello amoroso tu userai il potere immaginativo, anche grazie alle pratiche che state facendo, la foresta immaginale. Questo ti permetterà di fare pulizia per far germogliare il nuovo, anche questo 7 di denari che abbiamo visto qui, no? Una certa attesa per far germogliare il nuovo. Secondo le regole, alcune cose devono andare secondo le regole divine. Queste regole divine sono dettate da te, però, che non mercanteggi amore, che non dai le cose per scontato, che comunque hai un approccio leggero ma radicato allo stesso tempo. L'amore seguirà queste linee guida dettate dal tuo cuore. Ok? Ragazzi miei, ragazzi, non aggiungo nient'altro, io faccio un grandissimo in bocca al lupo, passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo di tarocchio, anche il secondo mazzo, andiamo a vedere cosa accade in questa settimana dal 19 al 25 gennaio. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Facciamo la nostra croce celtica. Allora, come entriamo nella settimana? 5 di coppe. La dolce dea, qual è la prova da superare, l'ostacolo? Ah, la mancanza di fiducia. 7 di spade, subconscio abbiamo 2 di spade. Questo che succede qua? Che è successo nei giorni precedenti? 3 di bastoni. Ti sei aperta al nuovo, ho aperto al nuovo, adesso te la descrivo piano piano, le metto prima tutte, quindi 3 di bastoni nel passato, ti sei aperta al futuro, alle possibilità, al nuovo, no? Adesso che succede? Ma c'è un'emozione forte con la quale devi allearti 5 di coppia affinché tu possa realizzare la visione che hai avuto nel recente passato, capito? Allora, potenziale di questa settimana, 8 di spade, guarda come sta la mente, il podcast sulla mente rafforzata in questa settimana, ragazzi e miei ragazzi. Futuro imminente, finalmente arriva la giustizia, qua si prendono decisioni chiare, nette, si taglia, non si può vivere in questa condizione, si mette il paletto che si deve mettere, vediamo il tuo approccio qual è. Infatti 5 di denari, mamma mia ragazzi miei, questa è una svolta, influenze esterne, il giudizio, arrivano delle notizie, vieni a sapere delle cose, speranze, paure, il mondo, paura di cambiare pelle, paura di lasciare il vecchio e di iniziare il nuovo. Risultato potenziale finale, questo è un best seller. L'imperatrice come risultato finale. Questo è un best seller. Comunque l'altra stesa è simile. C'è l'imperatrice in entrambe le stese. Infatti qua abbiamo il paggio di coppia. Allora, partiamo la settimana con quella dolce tristezza, dolce malinconia con la quale proprio ti devi alleare, perché le emozioni sono i nutrienti dell'anima, no? Se tu ti allei all'emozione, vinci, perché questo è il risultato potenziale. E quindi i tarocchi leggono il potenziale verso cui tu puoi andare se fai ciò che dicono gli spiriti delle carte. Allora, questa è il 5 di coppe, quella tristezza che nasce quando hai capito qualche cosa, però non l'hai ancora del tutto integrata. Cioè tu sai che qualcosa è finito, sai che non puoi più tornare indietro, ma una parte del cuore guarda ancora ciò che è stato, capito? E sai qual è il punto? Che questa dolce tristezza, dolce malinconia è una guida, ti sta insegnando che cosa conta davvero. Questo blocco del 7 di spade è interessante perché non è un ostacolo fuori, è il modo in cui la mente prova a proteggerti, cioè come ti protegge la mente? Con l'autosabotaggio. Ti racconta mezze verità, fa finta di non vedere pur di non soffrire. Il 7 di spade, no? L'inganno, fa finta di non vedere pur di non soffrire. Questo è il 7 di spade, la mente che ti dice è meglio controllare tutto,
Meglio non fidarsi piuttosto che soffrire, ma così facendo ti tiene ferma. Ragazze mie, ragazzi, questo è l'anno 1. Me le devi sentire ste emozioni in questa settimana. Rituale erotico della Kundalini e il podcast sulla mente. Chi sta facendo come le masterclass è un altro discorso, ma perché noi vediamo già il potenziale risultato qua. La pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto, va bene? Voi dovete sentirle queste emozioni, perché qua c'è un conflitto non risolto, una scelta che hai rimandato col 2 di spade, una verità che non vuoi ancora guardare del tutto. Non perché non sei pronta o pronto, ma perché sai che guardarla cambierebbe tutto. E qua il subconscio ti dice, so già cosa devo fare, però ho paura di quello che devo fare in caso poi succede dopo qualche cosa che non so gestire. Tu hai già aperto le strade, hai avuto visioni, intuizioni, prospettive, hai già visto oltre, hai sentito che c'era altro per te, ma quando inizi a guardare lontano la mente si agita, no? Questo è il nodo centrale con l'8 di spade. Il potenziale in questa settimana è liberarti dalle catene mentali e lo puoi fare se lavori sul corpo. Ma proprio perché quando inizi a liberarti dalle catene mentali, appunto, la mente cerca di riprendere il comando. Ma quando lavori sul corpo, come facciamo nello yoga sciamanico, la mente non ha più il controllo. Lo sapete bene. Qua non stai davvero bloccata tu. Sei convinta di essere bloccata, ma è una credenza, non è reale. E questo è una differenza enorme. Però arriva la giustizia. Della serie, il divino, aspetta, metto mano io. Perché questa settimana ti porta chiarezza, verità e riallineamento. Vengono dette delle cose, vengono prese delle decisioni e le situazioni si sistemano, anche se non come la mente vorrebbe. Si rimettono i pesi in equilibrio. E questa cosa è liberatoria. Tu ti senti un po' vulnerabile, forse meno sicura, forse con la sensazione di non avere abbastanza, ma questa carta dice una cosa importante. Stai chiedendo aiuto interiormente, stai imparando a non fare tutto da sola o da solo e questo è un passo enorme. Prima di tutto ti allei alle stesse emozioni di dolce tristezza, dolce malinconia. Tu non devi fare tutto da sola, non sei da sola, non sei da solo. Sei con gli dei sono le emozioni, quelle sotterranee, quelle che alla mente sette di spade fanno paura. Perché succede qualche cosa in questa settimana da fuori, delle notizie che arrivano che ti svegliano. Una notizia, una chiamata, un confronto, o succede un evento che ti fa dire ok, basta rimandare. Qua la vita ti chiama in questi giorni. Tu vuoi chiudere un ciclo, però hai paura del nuovo. Capito? Ti spaventa il nuovo. Perché ti spaventa? Perché chiudere davvero significa non tornare più indietro e diventare una nuova versione di te, quella autentica. E questo fa tremare la mente. Però, o vuoi o non vuoi lo fai, perché c'è l'imperatrice qua. L'imperatrice non è sforzo, è fioritura naturale. Dopo aver attraversato la malinconia in questi giorni ed esserti alleata, perché ricordiamo sempre i tarocchi leggono un potenziale karmico, dharmico, animico. Se mi attraversi bene questa malinconia, alleandoti alle emozioni, rituale erotico della Kundalini, potenziamento, autopotenziamento, tu raggiungi l'imperatrice. Perché sciogli i nodi mentali, dopo aver accettato la verità, includi la verità che non volevi vedere, qualche cosa di questo tipo, e tu rifiorisci. Io ti vedo a fine settimana, c'è questo potenziale se mi segui questo però. Creatività, amore, sensualità, abbondanza, cioè qua l'anima riprende proprio spazio, capito? Riprende proprio spazio. Guarda, ti dico una cosa, per fare tutti gli ambiti qui, nel lavoro e nel denaro ti dico che è una settimana un po' strana all'inizio.
Da fuori può sembrare che tu sia in una fase di mancanza o di rallentamento, no? 5 di denari, però in realtà sta succedendo altro. Cos'è che sta succedendo? Il lavoro e il denaro possono essere bloccati più nella testa che nella realtà. Tu hai già visto più lontano, hai già intuito dove potresti andare, ma poi la mente ha iniziato a dire, se non ce la faccio, se perdo qualcosa, se sbaglio. Perché il 7 di spade qua parla proprio di strategie mentali, di tentativi di controllo, di micro paure che ti fanno muovere in modo un po' contratto, no? Però invece la giustizia nel futuro immediato dice che i conti tornano. Magari non come volevi tu, ma è come è giusto per te. Quindi è una settimana ottima questa dove ti vedo poter chiarire degli accordi, ma anche rimettere in ordine delle spese, dire dei no sacrosanti a qualcosa e soprattutto smettere di svenderti. Cioè, mi dice soprattutto non forzare il guadagno in questi giorni, ma piuttosto riallinea il valore che dai alle cose e il denaro segue, capito? Se parliamo dell'amore, l'amore comunque la stessa specifica la facciamo dopo, però già di qua come relazioni sentimentali, no? Qua c'è tanta roba pure, eh. Qua il 5 di coppe mi parla di nostalgia emotiva, di qualcuno o qualcosa che non c'è più come prima, forse una persona, forse un'idea di amore che non è più come prima, forse un sogno. Il punto è che tu non sei più quella di prima, ma una parte di te vorrebbe ancora sentirsi al sicuro nel vecchio schema. Il 2 di spade nel subconscio dice che stai evitando una verità emotiva, non perché non la sai, ma perché ti fa tremare. Però arriva la giustizia che rimette le cose in chiaro, cioè o si parla chiaro, o si chiude, o si riparte su basi nuove. E l'imperatrice come risultato finale mi dice: se scegli te stessa, l'amore fiorisce, se continui a trattenerlo, appassisce. Qua l'amore non va inseguito, non va inseguito qualcuno, l'amore va incarnato in te. Come relazioni in generale con gli altri, familiari, amicali, c'è una bella ripulita energetica, cioè perché il giudizio qua come forza esterna parla di risvegli improvvisi, ci sono delle persone a livello relazionale che ti parlano, che tornano, oppure che spariscono, o tornano o spariscono, che ti fanno vedere chi sono davvero, insomma. È una settimana di verità queste, perché il mondo poi come speranza paura mi dice anche che stai chiudendo un ciclo relazionale importante a livello familiare, amicale e questo ti eccita e ti spaventa allo stesso tempo, no? Cioè la stessa mi dice che chi resta resta su un piano nuovo, chi va doveva già andare. In famiglia qua posso vedere anche una sensazione molto sottile perché il 5 di denari nel tuo approccio indica che forse in famiglia ti senti meno compresa, non lo so, o meno sostenuta, oppure semplicemente stanca di reggere tutto tu. Quindi la famiglia qua può essere uno specchio, no? Ti mostra dove ancora ti senti in difetto o non abbastanza o non vista. Però la giustizia qua dice i ruoli si rimettono a posto. Tu non devi più essere quella che aggiusta tutto. Non devi più essere quella che sistema tutti. Devi essere quella che sta al suo posto con dignità. Capito? E con gli amici invece a livello relazionale c'è una selezione naturale. Meno chiacchiere inutili, più connessioni vere. E qualcuno, allora ti dico una cosa, qualcuno a livello di amicizia potrebbe sorprenderti in positivo, qualcun altro deluderti un po'. Però è tutto funzionale a farti capire con chi puoi abbassare le difese e con chi no. Il giudizio qua dice che con un'amicizia importante può esserci una svolta, o un chiarimento, o una rinascita, oppure una chiusura netta però e liberatoria. La tua anima in questi giorni sa già, sa dove stai andando, sa cosa devi lasciare. Il problema qua non è l'anima, è la mente, che quando l'anima si espande, la mente va in allarme, no? E questo 5 di coppe qua è un rito di passaggio. La tristezza, dolce malinconia che senti in questi giorni è sacra, non va curata, va ascoltata. E l'imperatrice finale è la promessa di questi giorni. Se attraversi questa settimana senza tradirti, nasce una versione di te più vera, più fertile, più viva. Sei in trasformazione. Qua a livello di salute psicofisica, anche qua il sistema nervoso chiede più silenzio, meno stimoli,
più contatto col corpo. E lo yoga sciamanico qua è straordinario, no? Un'imperatrice finale è straordinario. Non devi dimostrare niente, va bene? Non devi dimostrare niente, devi solo non scappare da ciò che senti. 5 di coppe, 5 di denari. La mente proverà a riprendersi il controllo subito, cioè a farti analizzare le emozioni e le persone connesse o le situazioni, a farti sentire meno, sette di spade. No, voglio sfuggire da questa emozione. No, no. L'anima ti chiede invece fiducia in quello che sentirai, che ti farà sentire. Perché se scegli l'anima, l'imperatrice arriva. Voglio mettere delle specifiche su queste situazioni che arrivano forti. Allora, sul 5 di coppe. Quattro di coppe. C'è una certa tristezza che ti può portare in questi giorni all'inizio della settimana a non guardare la bellezza di ciò che sta accadendo, perché la tua mente potrebbe giudicare brutto, capito? Una certa insoddisfazione che può generare tristezza, la tristezza genera insoddisfazione, quell'insoddisfazione ti fa vedere che non tutto è perfetto. Invece è tutto perfetto, se tu mi fai sta svolta, tu vinci sta settimana. Però io la vedo chi sta praticando i 21 giorni questa cosa fortissima, perché la mente ha ostacolo col sette di spade, se non hai una buona struttura sciamanica ti riacchiappa subito, ma quando ti riacchiappa ti devasta, questo è il senso del sette di spade al blocco. E invece seduti a lei qua fai una svoltona che già nel weekend stai facendo il balletto di Capodanno. Per dirla proprio, sette di spade al blocco, la regina di denari, la sicurezza, ti manca la stabilità. Fammene mettere un'altra e poi delle altre e poi ti dico tutto, voglio vedere il quadro. Sulla giustizia, sì, due denari, qua le cose tornano in equilibrio. E sulla, come si chiama? Il giudizio. Otto i denari, e questa è una bella carta. Sull'imperatrice, wow, wow, il paggio di denari. Il problema sai qual è qua? Quella dolce malinconia che sentirai non è tristezza vera e propria, cioè è la mente che si sofferma su ciò che manca fondamentalmente col 4 di coppe. Ecco perché se mi fai lo yoga sciamanico, l'estasi sciamanica, allora c'hai il potere nelle mani, capito? Perché qua il 4 di coppe conferma che non si tratta di nessuna chiusura definitiva delle cose, ma di una pausa di riflessione. È un invito a guardare oltre il dolore, a vedere le opportunità che hai già davanti, a non restare fermo nel rimpianto, ad allearti a quella sensazione e guardare le opportunità che hai davanti. Cioè c'è qualcosa di nuovo che ti aspetta, un po' questa coppa qua, no? Che tu non la vedi. E... Perché io ti dico una cosa, non è tutto quello, non è come sembra. Tutto quello che vedrai non è come sembra, perché la regina dei denari qua dice che non, lei mi dice che non è tutto come sembra. Tu hai la capacità di stabilire le regole del gioco. Questa settimana ti chiede di prendere controllo della tua realtà pratica, del tuo spazio, dei tuoi confini. Se qualcuno ti ha creato qualche fastidio, ti può creare qualche fastidio o malinteso, tu hai la forza e la lucidità per riportare equilibrio e sicurezza. Questo mi dicono, capito? E infatti l'equilibrio sta qua, due denari, l'equilibrio, la giustizia e l'equilibrio, si chiariscono equilibri e contratti, dentro e fuori di te, perché il due denari dice che sarà una settimana dove dovrai bilanciare più cose insieme, che possono essere le emozioni, le scelte, le persone, magari anche i soldi, ma non farti sopraffare, perché la giustizia che ti arriva ti sostiene. Ogni mossa in questi giorni conta, ogni decisione fatta con chiarezza ti porterà equilibrio e leggerezza. E qua parliamo, è qua perché ci sono il mondo ti vuole al lavoro attivo, cioè la vita ti chiede in questi giorni di mettere mani e cuore nelle cose da costruire. Qua ti verrà chiesto dall'esterno, le circostanze saranno queste, di perfezionare abilità,
di perfezionare relazioni, di perfezionare progetti e a fare piccoli passi costanti che ti porteranno a risultati tangibili. Cioè, non si tratta di magie improvvise qua, ma di darsi creativo, di applicazione costante. L'otto di denari ti conferma questo. Ogni sforzo che fai all'esterno di te in questa settimana porterà sicurezza, competenza e gratificazione reale. Cioè non parliamo solo di valutazione o bilanci spirituali qua, ma di lavoro concreto, impegno, crescita personale, capito? E poi tutto questo, cosa succede poi tutto questo? L'imperatrice poi alla fine si concretizza nel paggio di denari. Qui non è, qui è una promessa pratica. Io vedo che qualcosa nasce, che cresce, che porta sviluppo, che porta abbondanza concreta. Un piccolo e potente seme di ciò che diventerà grande. Qua l'energia dell'imperatrice proprio ti guiderà a mettere mani e cuore nella vita reale. Amore, lavoro, relazioni, tutto ciò che semini ora crescerà. Capito? Sinteticamente, questa settimana tutto ciò che sembrava fermo, bloccato o perso, comincia a muoversi. Ci sono sfide, sì, ma sono sfide che ti portano a prendere il controllo della tua vita, a rimetterti al centro, a fare scelte concrete, a liberarti da ciò che trattiene il tuo cuore, la tua mente. Le tue energie lavorative e creative trovano una spinta fortissima, perché ogni piccolo passo che fai in questi giorni ti prepara a risultati concreti e sorprendenti. L'imperatrice è crescita, sviluppo, no? E le influenze esterne ti portano a prendere queste decisioni e di concentrarti minuziosamente sulle cose con energia, creatività, passione, che portano poi risultati concreti. E anche sorprendenti, perché c'è l'imperatrice. I legami qua si chiariscono, chi deve restare resta, chi deve andarsene si libera. E spesso proprio nel lasciare andare questa cosa qui, no? Questa sensazione, nasce una nuova possibilità più sincera, più potente. Gli incontri qua ti elevano, ti stimolano, ti sorprendono e per l'anima questa è una settimana di riconciliazione e guarigione interiore. Ogni piccolo gesto, ogni decisione quotidiana diventa un rituale di crescita. La salute psicofisica risente del tuo equilibrio interiore, quindi prenditi cura di te, ascolta i segnali, soprattutto sii gentile con te stessa e celebra i tuoi progressi. Questa settimana è un trampolino, te lo dico. Tutto ciò che era nascosto, tutto ciò che sembrava perso, sta tornando per essere tuo. Quindi preparati a ricevere, a creare e a prepararti ad essere più forte, più libera, più bella, più bello. Questo sta dicendo questa stesa. Wow, vediamo gli oracoli cosa dicono. E infatti un'esperienza significativa trasforma un ostacolo in opportunità e volgi la situazione a tuo favore. È un po' il succo di quello che ti ho detto. Ci sarà un'esperienza importante, significativa, emozionale, che porterai a tuo favore. Porterai a tuo favore. Ascoltando il tuo cuore e basta, prenditi del tempo, sintonizzati sulle tue emozioni, tutte le emozioni di cui vi ho parlato, prenditi del tempo, prendetevi del tempo per fare le pratiche, altrimenti la mente vi devasta, lo sapete bene. Bellissimo, bellissimo, io amo questa carta. La creatività, te l'ho detto, è la chiave del tuo successo, falla splendere. Allora, questa è la settimana in cui alleandoti con le tue emozioni ti arriverà creatività, emozioni tutte, tutte, ti arriverà entusiasmo, passione e creatività. Quella ti farà risplendere andando incontro allo sviluppo di cui sopra, va bene? Iniziamo il 2026 adesso, questa settimana. Va bene, dai, ragazze mie, ragazzi, veramente bomba. E adesso andiamo a vedere che succede invece nell'amore, nello specifico. Allora, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore dal 19 al 25 gennaio per te.
sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia ancora nessuno. Prendiamo prima di tutto una carta guida. Il 3 di bastoni. Qua c'è qualcuno che ti osserva, è in procinto di fare qualcosa per alcune di voi, per altre è come se vi siete messe alle spalle una certa dose di passato e state guardando verso l'orizzonte, c'è entusiasmo verso il futuro, verso l'apertura al nuovo, c'è entusiasmo nel fare dei passi verso il futuro, quindi questa apertura, questa voglia di espandersi, di rispondere alla vita adeguatamente, no? Di darsi. Allo stesso tempo stai aspettando, no, la nave che arriva per te con entusiasmo. Per altri invece è qualcuno che osserva da lontano, eh? 2 di denari. Vedo apertura al nuovo, apertura di cammino c'è per te nelle relazioni. Vediamo un po' che cosa ti dicono i tarocchi con tutta la stesa. Dove porta? Vediamo prima di tutto il taglio. Cos'è questo? Ah, la luna, la forza la luna. Lo sai come stai? Con il coraggio di seguire le tue intuizioni senza farti travolgere dalle emozioni. Quindi qua ci sono 2 arcani maggiori potenti in questo taglio che mi parlano del tuo campo energetico, che stai lavorando con le tue emozioni, sentendo il coraggio di attraversare la nebbia delle illusioni della mente e farti seguire e farti guidare dalle tue intuizioni. La luna è un arcano tanto discusso, no? È il potere del femminile, delle intuizioni, laddove non vedi la strada che ti sembra confusa con la mente, è il potere di seguire le intuizioni e per seguire le intuizioni ci vuole coraggio. E magari l'incertezza del futuro, cosa arriverà per me, il coraggio di avere fede nelle intuizioni, fede in ciò che non vedi, fede in ciò che non sai, a discapito dell'illusione che la mente ti può trarre in inganno, no? Ci sono cose nascoste, cose che non vedi ancora, e il coraggio di seguire questo. Per alcuni di voi è una persona che ti osserva e sta cercando il coraggio di palesarsi anche. Vediamo tutta la stessa cosa ci racconta. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo la luna, il 4 di bastoni, il matto, è proprio così come ti ho detto, 5 di denari. Hai lavorato benissimamente bene con l'emozione della tristezza, della penuria, il sentirsi esclusi, hai abbandonato definitivamente l'essere vittima delle emozioni più profonde. Vedo che qua c'è quello che mi dà la vita, vivo momento per momento, attimo per attimo, riconquistando una stabilità tua piena, e adesso c'è un po' di incertezza verso il futuro. Verso il futuro, ok, vediamo cosa succede. Mi parlano soprattutto di te, si concentrano qua sul tuo stato energetico. Energia attuale nell'amore. E qua vedo comunicazioni e movimenti che ci sono, 8 di bastoni. Centrostesa 8 di bastoni mi parla di movimento nell'amore, comunicazioni, movimento, l'energia dell'amore che fluisce, al di là se stai già con qualcuno o vedi qualcuno. Vedo comunicazioni e movimenti. Al positivo cosa abbiamo? L'imperatrice, non ci credo. Comunicazioni che portano sviluppo e pienezza. Il blocco qual è? Il 5 di coppe. Un po' soffermarsi sul passato, un po' di rimpianti o un po' di rimorsi no, più rimpianto. Allora, qua vedo che al positivo ha il potenziale di realizzare un amore autentico, un amore appagante, no? E le comunicazioni sono in movimento. Il 5 di coppe al blocco è come se ti concentrassi soprattutto su ciò che è andato perso nella tua vita in modo vittimistico, piuttosto che allearti alle emozioni, no? Non che non lo stiate facendo, può esserci in questa settimana questa sfumatura di stare un po' attenti su questo, ok? Ma continuiamo, passato, il mago e l'8 di denari.
Qua vedo che hai realizzato qualcosa nell'ambito pratico e lavorativo nella tua vita, nel recente passato, ma soprattutto ti sei messa o ti sei messo a lavorare sulla creazione di una realtà consapevole, alleandoti con le tue emozioni, già come ti ho detto nel fondo mazzo, no? Alcuni di voi hanno già potuto iniziare una relazione con qualcuno e magari a distanza questa persona, vedo che c'è la voglia di lavorare, c'è stata la voglia di lavorare sulle emozioni, scusami, sulla connessione, sulla relazione, c'è stato un inizio per alcuni di voi con qualcuno, un inizio su di te, nel lavoro su di te che ti porta adesso a far fluire l'energia dell'amore e ad avere successo in questo con qualcuno. Ora, vediamo cosa succede qua, questa settimana. E abbiamo un bellissimo re di coppe, infatti. 2 di bastoni, un cambio radicale arriva con qualcuno, abbiamo la morte. Allora ti dico una cosa, l'amore è molto bello per te in questa settimana perché arriva un cambio radicale e una progettualità con qualcuno. Questa è una persona che è un re di coppe, chi è il re di coppe? Anche se è una donna, il re di coppe è colui che è capace di stare navigare nelle sue emozioni senza esserne travolto. È una persona di valore, è una persona che ha una struttura emotiva responsabile, una persona che ha raggiunto una certa maturità animica, un'adultità animica e che è pronto a darti, a riconoscerti tutto il tuo valore. Arriva questo cambio radicale su questo, c'è la morte. Cosa viene dopo la morte? Un cambio e un 10 di spade e un bellissimo asso di denari. Allora, questa persona che arriva o c'è già in questi giorni si lavorerà su alcuni punti legati ad alcuni rimpianti o alcuni rimorsi. Si andrà a trasformare completamente l'energia della solitudine, della mancanza, grazie a una progettualità che si fa, oppure un venirsi incontro, oppure fatto sta che qua abbiamo un nuovo seme, l'asso di denari, che mi parla di un qualcosa di autentico che viene coltivato in questi giorni tra te e una persona, portando, secondo i tempi naturali, a un pieno sviluppo. Morte 10 di spade, qua c'è un cambio che ha a che fare con un dolore molto forte, o parli con questa persona e avviene questo cambio, si parla su alcuni argomenti riguardanti il passato, oppure semplicemente un'attitudine emotiva che ti arriva guardando questa persona di chiudere definitivamente un passato che è stato molto doloroso, dovuto a chiusure energetiche, dovute ad altre relazioni o due da parte di questa persona. Io vedo che tu col 3 di bastoni sei già pronta o pronto a questo. Evidentemente questa persona che incontrandoti non si focalizza più sul passato, che questo era l'unico neo, chiudendo un ciclo karmico importante e seminando insieme a te questo bellissimo asso di denari. Ok? Andiamo a mettere adesso le specifiche. Otto di bastoni. Cinque di bastoni. Possono sorgere delle divergenze tra te e qualcuno in questi giorni, o la comunicazione fluisce grazie a un confronto che avrai su divergenze di opinioni. Va bene, divergenze di opinioni. Si parla o si risolve qualcosa che ha a che fare con una divergenza di opinioni, oppure sono semplicemente conflitti tuoi interni. L'energia fluisce grazie al fatto che ti riallinei a quegli aspetti di te interni che chiedono udienza, no? E quindi ci si riallinea su questi aspetti. L'imperatrice al positivo. Abbiamo la temperanza, una bellissima carta che mi parla di comunicazioni equilibrate che portano a far crescere e a sviluppare un rapporto, e anche a l'equilibrio dell'energia, a fare pace laddove è necessario. Fare pace significa equilibrio dell'energia, riconoscere nell'altro degli aspetti di te e portarli in essere, in equilibrio, no? Ok, luce, ombra, bene e male, giusto o sbagliato, stare al centro, questa è la temperanza che rimescola l'energia. 5 di coppe, negativo. Il 2 di denari. Si
riequilibrano le cose laddove erano sbilanciate, no? Dare il giusto credito alle emozioni ctoni, sotterranee, dolce tristezza, dolce malinconia, alcuni rimpianti che potevano generare dei dubbi. Ecco, le energie si mettono in equilibrio. Ok, vediamo il re di coppe qui. 4 i denari. Inizialmente può essere questa persona non si apra subito, no? Trattenendo alcune emozioni, perché il re di coppe è anche colui che trattiene a volte, no? È un re le proprie emozioni, ecco perché si può lavorare su alcuni aspetti relativi a delle emozioni non dette, magari per timore, eccetera. Può essere una persona più riservata inizialmente. Ehm, che si apre a poco, no? Magari non ci sono delle divergenze relative a delle emozioni profonde legate a delle situazioni passate, ok? Che queste cose vengono risolte però, hai capito, in questi giorni. 2 di bastoni, la regina di coppe, e qua mi dice che ti danno a te un consiglio, anche se sei uomo, è di fluire alle emozioni e soprattutto fare delle scelte dettate soltanto dal cuore. Il cuore sono le emozioni che ti fanno seguire le scelte del cuore. E qua vedo che c'è una re e regina di coppe, tra l'altro, c'è molta comprensione animica tra te e una persona, molta ci si capisce senza parlare. Se questa persona non si apre del tutto, tu la comprendi questa persona, lo vedevamo anche dal taglio, no? L'apertura del cammino con questa persona è dovuta soprattutto al fatto che tu comprendi senza parlare anche questa persona, perché c'è un'empatia di base che vi può legare. E sulla morte 10 di spade, qua abbiamo la stella, c'è di nuovo il ritorno alla fede, alla fiducia, alla speranza, passami il termine anche se non mi piace, la parola speranza. C'è il ritorno alla fiducia, all'amore, nella connessione con l'altro. Questa persona vede in te una stella, una fiducia ritrovata nei tuoi occhi, la vede questa persona, questa cosa, capito? E quest'asso di denari? Bellissimo, questa è una relazione che ha grandissimo potenziale. Cioè, attraversata questa fase, che possono essere delle fasi emotive che durano qualche minuto o qualche giorno, l'asso di denari che viene coltivato ha in sé la felicità piena del 10 di coppe. C'è un'opportunità che ti viene offerta grazie a questa consapevolezza acquisita e da parte di questa persona c'è una gioia condivisa con te. Te lo dicevo anche prima, però non arriva tutto subito a bomba, no? Ci sono queste dinamiche da integrare. Infatti la temperanza ti dice che le comunicazioni saranno equilibrate e volte allo sviluppo e alla crescita. Comunicazioni che hanno la base, la risoluzione di conflitti interni che si possono manifestare all'esterno con delle divergenze di opinioni o su qualcosa e sono dovute a delle situazioni karmiche antiche, no? Che abbiamo tutti. Però vedo entrambi la necessità di venirsi incontro a specchio con l'anima, c'è una perfetta comprensione qua. Sì. Vediamo sulla... No, voglio mettere queste altre carte qua. Qual è la capacità con l'imperatrice lì e la temperanza che viene integrata e quali ti chiedono anche di integrare? La concentrazione, volere e potere, come diceva mia nonna. Ti chiedono di integrare la tua bellezza totale, ma non solo a livello amoroso, relazionale, con l'imperatrice e la dea Artemide. Ti chiedono di essere quanto più godereccia possibile, o godereccio possibile per te. Ti chiedono questo. Questo genera l'equilibrio delle energie e l'apertura da parte dell'altra persona. Ok. Qual è la qualità che questa persona di più apprezza in te e che vede in te nello specchio della stella? La compassione. Che cosa ti ho detto prima con la regina di coppe? L'empatia. La qualità più bella questa persona apprezza in te è la compassione, essere in empatia, no? Compassione da pathos, cioè entrare in empatia. E anche nel silenzio ci si comprende. Anche se magari questa persona
trattiene un po' di cose, ma non perché ci sono giri di malizia, no, è un re di coppe col 4 di denari. C'è una profonda comprensione da parte tua nei confronti di questa persona che questa persona apprezza in modo viscerale. Bellissimo. E vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Li potete trovare sotto all'info box. Io non mi abbasso a mercanteggiare. Questa persona non mercanteggia amore nemmeno tu, ecco per cosa vi unisce. Tutto, non briciole, non di meno, non tutto. Infatti c'è 10 di coppe qua. Cos'altro? Sei bellissima, bellissima, infatti, perché stai nel tuo potere, nel tuo valore qui. Cos'altro ti dice? Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. È bellissimo, ti ho detto che c'è l'affinità qua, la coppia di potere e regina di coppe. Cosa vuol dire il mondo? Cosa significa siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo? Il sacro è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi l'uno all'altra, no? Siamo una coppia che si offre l'uno all'altra in empatia, compassione. Insieme cambieremo il mondo. C'è un potenziale di esempio su come l'amore possa cambiare anche la percezione degli altri, no? Su come il vostro darsi, il vostro darvi l'uno all'altra con passione, non con vittimismo, vedendo nell'altro il riflesso di se stessi. Cambieremo il mondo è l'approccio al mondo circostante. Quando cambi tu internamente dandoti all'altro, l'altra, chiunque l'altro sia, dandoti senza vittimismo, ma con, perché abbiamo l'imperatrice, no? Con la voglia di dare, la gioia di dare, senza pretendere la cosa in cambio, allora per forza il mondo ti risponde dandoti, capito? Ed è bellissimo. Vediamo un po'. Tu stai riprendendo, io sto parlando, sì. Vediamo un po' la carta, l'ultima carta di queste. Carta conclusiva, bellissimo, abbiamo un bellissimo re di denari. Il re di denari è una persona di tanto di spessore, che ha struttura, non solo emotivamente coinvolto, ma è una persona che ha struttura, che ha radice, una persona calma, una persona che resta, non è una persona che va, viene, è una persona che resta. Quindi mi parla di pazienza, mi parla di coltivare le cose con cura affinché le cose possano germogliare, non di fretta. E quindi qua abbiamo una persona stabile, una persona seria da un punto di vista di emotivo e di stabilità che offre concretezza. Però c'è questa dinamica qui che va integrata in questi giorni, no? Sì, vediamo su questo re di denari. Allora, questa è una persona che ha vissuto un crollo emozionale, è per questo che magari può essere una persona che si trattiene un po', può essere dovuto a un vecchio ruolo che aveva, un vecchio ruolo familiare o lavorativo, è una persona che può aver avuto un blocco un crollo molto forte di natura esistenziale. Ripeto, poteva essere una persona che aveva un ruolo familiare, e una persona che ha avuto un crollo. E ecco perché lo vediamo in questa veste come re di coppe, una persona che emotivamente sta imparando, grazie a dei crolli, che ha avuto un crollo, a navigare con le sue emozioni, si trattiene un po' inizialmente, no? Perché sta lavorando su questi aspetti, ma poi gli arriva una grande fede e fiducia nella vita e nella relazione. Ecco perché ti vede compassionevole, con una perfetta, eh, come si dice, un perfetto specchio emotivo che gli fai, sì. Cosa offre il re di denari quindi? Offre l'amore. È una stesa bellissima, molto poetica, 2 di coppe. Stupenda, stupendo.
Metto soltanto 3 carte oracolo finali per concludere. Secondo le regole, la tribù, tagliar legna. Laddove c'erano situazioni di intorno, lo vedevamo col 5 di bastoni, la tribù, secondo le regole, situazioni di intorno, che potevano essere intorno lavorativo, circostanze di intorno, familiari, altre persone, tagliar legna, si potano i rami. Qua vedo questo incontro che porta a potare i rami secchi, a tagliar legna, che significa la situazione viene ripulita, da situazioni in cui non ci si veniva incontro, situazioni dove, come ti ho detto anche prima, delle circostanze in cui è necessario integrare degli aspetti in ombra che possono essere portati in essere da altre circostanze esterne, da altre persone, no? Tagliar legna, qua c'è una pulizia definitiva. Cosa viene dopo? Essere imparziali, la giustizia torna. Bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, concludo qua. Mi raccomando, praticate, praticate e praticate, perché questa settimana è l'anno 1, è questa settimana qui, ok? Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!